Buongiorno. Ricorre tra pochi giorni l'anniversario del massacro di Montesole, noto come strage di Marzabotto. In realtà i luoghi del massacro sono un altipiano che si snoda tra le valli del Reno e del Setta e che ha il Monte Sole come delimitazione a nord. In questa zona, che era una zona di piccoli borghi di agricoltura montana, si è svolto a partire dal 29 settembre uno dei più gravi massacri di civili nella seconda guerra mondiale, sicuramente il più grave per numero di vittime in Italia, ma anche considerando l'Europa occidentale, il massacro è il più grave di tutti. Perché questo? Si trattò di una vera e propria operazione militare. Montesole fu circondato e varie pattuglie appartenenti alla 16ª divisione SS, in particolare al reparto esplorante diretto da Walter Reder, salirono dalle strade, i sentieri e investirono i borghi, bruciandoli e trucidando soprattutto donne e civili. Il problema è che lassù era presente una brigata partigiana, la Stella Rossa, che era presente da molto tempo, era una brigata fortemente innestata sul tessuto sociale ed economico locale. Molti dei partigiani appartenevano alle famiglie che abitavano a Montesole. La presenza di quella brigata era stata tollerata fino allora, ma il fronte era a pochi chilometri, si combatteva da parte degli alleati per sfondare il fronte e occupare Bologna prima dell'inverno, il che avrebbe aperto le strade della pianura padana almeno fino al Po, e a quel punto per i tedeschi era intollerabile poter avere un fronte posteriore non libero, perché la minaccia partigiana rappresentava una costante. E quindi si decise una grande operazione militare, così viene rappresentata nelle fonti tedesche, che in realtà, come spesso accadde in quell'estate, inizio di autunno del 44, si trasformò in un massacro indiscriminato di persone deboli, di donne, di anziani, di bambini. I partigiani riuscirono per lo più a sganciarsi, poche furono le vittime dei partigiani, circa 750 furono le vittime civili. Chi sale ora a Montesole non trova molte tracce di quello che è successo. I borghi di Ruti sono ormai scomparsi, Montesole tra l'altro è ora un parco naturalistico, le chiese dove si svolsero alcune delle più crudeli operazioni contro i civili sono crollate. L'elemento più evidente di quello che è successo è il cimitero di Casaglia, dove nelle croci di ferro ancora presenti è possibile vedere i fori delle pallottole a livello di bambini, perché appunto le croci erano piantate sul terreno e quindi furono i bambini quelli che a quell'altezza furono colpiti da quelle pallottole. Per il massacro di Montesole pagò all'inizio solo Walter Reder, che fu condannato dal Tribunale Militare di Bologna. Successivamente una seconda indagine svolta presso il Tribunale Militare di La Spezia ha condannato anche alcuni sottufficiali e graduati che parteciparono a quel massacro.
salite su quelle montagne, leggete sui posti, sui luoghi, le testimonianze dei pochi sopravvissuti e riuscirete a avere una memoria visiva di quello che è successo, anche se oggi i campi e i colli di Montesole rimandano un'altra sensazione, una sensazione di bellezza, di natura incontaminata.